Bentornati amici o benvenuti sul mio canale se è la prima volta che siete qui da me. Oggi vi voglio far vedere l'invecchiamento di questo Ceirano 50 cm della GB Modelli. Avete visto già nei video precedenti tutto il passaggio per la colorazione e il montaggio. Ora andiamo ad invecchiarlo e a far vedere dei segni di sporco e di usura. Come prima cosa, con dell'acqua rage e un colore a olio che avete visto, un bruno Van Dyck, ho interamente ricoperto con questo pennello piatto tutto l'intero mezzo. Il colore, come vedete, è piuttosto diluito. Per realizzare dei contrasti maggiori ho utilizzato questi wash della MIG. Anche questi, come vedete, sono piuttosto pastosi, ma li ho diluiti con dell'acqua raggia per ottenere questi effetti. Andando a picchiettare la superficie, molto semplicemente, ho creato questi contrasti. Ovviamente ho lavorato sull'intero carro. Per quanto riguarda gli eccessi, sono stati rimossi con questo cotton fioc. State molto attenti che il cotton fioc potrebbe lasciare ovviamente delle tracce. Sempre con un wash della MIG, in questo caso un colore più chiaro, ho continuato ad accentuare i contrasti. Come vedete, con molta calma e pazienza. La superficie è sempre ben inumidita di acqua raggia. Anche in questo caso ho lavorato sul vano motore. Vedete, il colore è piuttosto diluito ed è piuttosto liquido. Ho rimosso poi sempre gli eccessi e sono andato a tirare via il colore di troppo, andando proprio così a realizzare dei veri e propri giochi di colore e dei contrasti. Poi, con questa spugnetta e un colore, ho realizzato delle scrostature. La spugnetta è sicuramente molto utile. Per eliminare gli eccessi, anche in questo caso, ho utilizzato il solito pennello piatto che abbiamo visto prima. La colorazione con i colori ad olio non è conclusa, anzi, siamo appena all'inizio. Ho voluto provare le famosissime matite acquarellabili. Anche queste ho fatto semplicemente in questo modo. Prima di tutto con la matita ho colorato la parte che mi interessava e poi ho tirato con dell'acqua. Con il prodotto dell'H che avete visto ho iniziato ad impolverare la parte sotto del camion. Come ho fatto? Vedete bene. Con questo prodotto che si presenta già colorato ed è anche piuttosto liquido, ho completamente ricoperto il tutto, lì dove effettivamente poteva esserci un accumulo. Poi, con dei pigmenti, sia della MIG che della H, ho anche in questo caso contrastato i colori e ho cercato di variare quanto più possibile i toni. Ovviamente il pigmento è stato passato direttamente sul prodotto dell'H ancora fresco. Sicuramente è un ottimo metodo questo. E il solito cotton fioc, stando sempre attenti, è stato utilizzato per ripulire gli eccessi. Ovviamente ho continuato a lavorare con altri colori ed altri pigmenti, aiutandomi anche con dell'acqua. Infine, una parte molto interessante è stata la variazione delle assi del cassone con un verde più chiaro. Come ho fatto? Ho mischiato il verde di base che avevo utilizzato
e con un colore più chiaro ho variato le assi e variato quelle parti più sporgenti, semplicemente per avere più contrasti e per avere più giochi di colore. Vedrete poi sulle foto finali come effettivamente tutti questi contrasti sono ben evidenti. Un cassone vuoto non si può vedere e così ho innanzitutto visto quali potrebbero essere i carichi, ma nel frattempo mi sono dedicato ai fari. In questo caso ho per prima cosa svuotato i fari, come avete visto nei video precedenti, e con un color metallo ho innanzitutto colorato. Poi con questa water texture ho realizzato il faro vero e proprio. Ho avvicinato moltissimo la telecamera e effettivamente è anche piuttosto difficile, essendo piuttosto piccolo in mezzo, però ci sono riuscito. Dai, diciamo così. Infine ho colorato dei piccoli particolari e mi sono dedicato effettivamente alla realizzazione dei carichi. In questo caso vi faccio vedere come ho rimosso, ovviamente essendo questi in resina, ho rimosso gli eccessi. Mi raccomando, quando utilizzate la resina e quando la tagliate, sempre in mascherina. E ovviamente poi ho ripulito, come avete visto, con la carta vetrata e dipinto il tutto. In questo caso questa cassa di legno è stata dipinta con vari colori marroni, ovviamente. Ma mancava un piccolo particolare. Una cassettina degli attrezzi ci poteva stare benissimo, e così questo set fotoinciso della Brain Gun faceva il caso mio. Ho utilizzato questo piega fotoincisioni, che devo dire è utilissimo, come vedete, perché ti permette di piegare in modo semplice e soprattutto anche in modo preciso. E nonostante il pezzo fosse piuttosto piccolo, ho deciso di provare a saldare nuovamente. Ecco qui, potete vedere come ho voluto saldare anche la cassettina. Una volta limata con della carta vetrata, eccola qui. Non basta.
ora andava dipinta. In questo caso ho lavorato con un colore rosso, semplicemente un colore che mi piaceva, e l'ho incollata direttamente sul mezzo. Ecco qui. Infine il set della Brain Gun prevedeva, e ovviamente ho anche con la mia matita realizzato delle piccole scrostature di metallo. Il set della Brain Gun, come vi dicevo, prevede anche delle piccolissime strumentazioni che ho in questo caso colorato direttamente e ho incollato sul mezzo. Non vi faccio vedere questo passaggio, ma vi faccio vedere direttamente le foto finali, dove potete apprezzare secondo me il mio lavoro di contrasti e di invecchiamento. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Mentre scorrono le ultime foto finali vi ringrazio come al solito per la visione, vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina per non perdere nessun altro video e soprattutto a spolliciare. Grazie ancora a tutti e buon modellismo, ci vediamo al prossimo video!